Salve a tutti, sono Manuel Carelli, in arte in Erolende, di solito mi occupo di cose totalmente diverse, di fotografia e di natura in particolare. E oggi sono qui per fare il terzo video riguardo la situazione svedese durante la pandemia da coronavirus. Gli altri due video risalgono a circa un mese e mezzo fa. Oggi voglio mostrarvi la situazione attuale. Allora, a ieri, perché i dati vengono riportati ogni giorno alle ore 14, abbiamo raggiunto 3.674 morti in Svezia e 29.677 casi riportati. Questo ci porta a raggiungere la quinta posizione per quanto riguarda morti per 100.000 persone, quindi noi abbiamo 34 morti ogni 100.000 persone e siamo al quinto posto, e abbiamo una percentuale del 12,4% di morti da Covid, che ci porta invece nella classifica mondiale al quarto posto. E negli ultimi 7 giorni abbiamo avuto la più alta percentuale di morti al 15 maggio per milione di persone. Quindi la Svezia negli ultimi 7 giorni è la prima in classifica. Ieri vi dico subito che ci sono stati soltanto 28 morti, questo perché loro sin dall'inizio non riportano i morti durante il weekend e durante le feste, quindi è per quello che vedete quella curva altalenante con questi alti e questi bassi. Oggi sicuramente ci saranno anche pochi morti e poi riprenderanno durante la settimana. Di solito il picco è nei giorni di martedì e mercoledì. Il problema poi è che questi numeri non sono reali, ossia loro già dall'inizio hanno detto che esiste un gap di circa 7 o 14 giorni, quindi i morti che ci sono stati registrati ieri potrebbero risalire a 7 o 14 giorni fa, e magari ieri sono morte 70 persone, o sono morte 300 persone o 500 persone, questo lo sapremo soltanto in futuro. Infatti, per esempio, c'è stato durante i primi giorni di aprile, Daniel è stato intervistato e gli è stato chiesto se per caso i morti, che erano 373, se potessero essere di più, se potessero essere 500. Daniel ha detto no, abbiamo abbastanza, forse per i numeri di ieri non siamo sicuri, ma per i numeri passati siamo molto sicuri, quindi non c'è nessun problema. Poi invece verso fine aprile, il 22 aprile se non sbaglio, è stato visto che i morti non erano 373 ma bensì erano 602, ossia 229 in più di quello che riportava Daniel. E siamo arrivati a ieri a Daniel. Daniel è il nostro epidemiologo di Stato ed è portavoce dell'Agenzia di Sanità Pubblica, che è quella che detta come affrontare il coronavirus al governo, quindi il governo si affida a loro per decidere appunto come affrontare questa pandemia. E ieri Anders Daniel ha detto che non è completamente sicuro che la Svezia sta andando nella giusta direzione. Facciamo un passo indietro e vediamo come è stata affrontata dall'inizio la situazione qui in Svezia. Vi tralascio quello che è stato detto prima che il coronavirus arrivasse in Svezia, lo potete trovare tutto quello che Daniel ha detto su un sito danielsitat.se, dove sono raggruppate tutte quante le varie informazioni, tutte quante le varie interviste. È in svedese, ma comunque con Google Translator si può capire bene o male quello che diceva. Comunque, l'11 marzo abbiamo avuto il primo morto per Covid. Daniel al 19 marzo afferma che non saranno più fatti tamponi a tappeto, ma soltanto quelli che avranno bisogno di essere ospedalizzati. E il 22 marzo afferma che la curva si sta appiattendo, infatti fino a quel giorno c'erano soltanto 3 morti in Svezia. Il 22 marzo Stefan Löfven, il primo ministro svedese, seguendo le direttive dell'Agenzia della Sanità Pubblica, in un discorso di 6 minuti alla nazione afferma che dobbiamo essere pronti a perdere molti cari, ad ammalarci, però è un sacrificio che ogni svedese deve fare per la nazione. E danno le direttive agli svedesi, su suggerimento dello stesso Tennant, su come appunto affrontare questo coronavirus. Lavoro a casa per chi ha la possibilità, quindi smart working per chi ha la possibilità, chiusura delle scuole superiori e dell'università, ma non delle scuole inferiori, ossia degli asili e delle scuole elementari e medie,
divieto di assembramenti fino a 500 persone, cioè con più di 500 persone, che poi il 29 marzo è stato abbassato a 50, cercare di evitare il più possibile i contatti sociali. E come potete vedere da questa foto, presa da Crisi Informaphone, che sarebbe l'organo di crisi del governo, se si hanno sintomi, consigliavano di rimanere a casa, ma nello stesso tempo gli altri familiari, se non avevano sintomi, potevano continuare o andare al lavoro oppure continuare ad andare a scuola. Ehm, la responsabilità e il senso civico degli svedesi diventa un po' il cavallo di battaglia, che è stato anche quello che avete visto su molti giornali. Si è sempre guardata la Svezia come un esempio da seguire perché il popolo svedese è responsabile. Poi, come avete visto nei video precedenti, vi ho mostrato che la gente stava in giro. Grazie anche ad un marzo particolarmente soleggiato, le persone amavano andare fuori al bar o al pub o al ristorante, sedersi fuori, che hanno anche aperto prima del dovuto. Quindi abbiamo visto immagini di persone tranquille, vivere tranquillamente, andare al pub o andare al bar. Abbiamo visto delle res nei supermercati, nei grandi magazzini. Per esempio questa è una foto di Ullared, che è il negozio più grande, è immenso, della Svezia, e potete vedere che c'era una ressa assoluta di persone senza mascherina. Abbiamo anche visto che, nonostante abbiano consigliato agli abitanti di Stoccolma, ricordiamo che a Stoccolma è dove c'è il focolaio maggiore, avessero consigliato di non lasciare la città durante le ferie pasquali, possiamo vedere che invece c'era un grande traffico il giovedì, perché tutti gli abitanti di Stoccolma, o gran parte, si sono gettati fuori dalla città per andare alle seconde case. Proprio quella settimana, quindi la settimana 15, la settimana di Pasqua, in Svezia si registrava il maggior numero di morti, ossia nella settimana 15 sono morti 2505 persone, con una media di 358 persone al giorno. Quindi abbiamo poi la settimana 14 e 16, che sono rispettivamente al terzo e al quarto posto, con 2354 e 2310 morti. Questi sono tutti morti, non sono soltanto i morti da coronavirus, ma comunque c'è stato un notevole incremento di circa il 20%. E siamo andati comunque avanti nella stessa situazione, non è stato preso nessun provvedimento, e sempre basandosi sulla responsabilità civica del popolo svedese, per le celebrazioni della festa di Walpurga, ossia il 30 aprile, la festa di Valborg, che è molto sentita qui in Svezia, hanno deciso in due città, Lund e Uppsala, di evitare assembramenti, spargendo tonnellate di letame di pollo nei parchi, per evitare che la gente appunto si assembrasse per fare il falò e festeggiare Valborg. Intanto Daniel dice il 2 aprile, facciamo un passo indietro, il 2 aprile intanto dice che lui non è responsabile per la morte delle persone anziane, perché, come potete immaginare, qui in Svezia la categoria più colpita, come altrove, sono stati sicuramente gli anziani. E mentre la curva continua a salire, quindi continuiamo ad avere sempre più morti, Daniel continua sempre a dire che è inutile usare le mascherine. Per quelli che lavorano nell'ambiente sanitario o nelle case di riposo non hanno l'obbligo di indossare la mascherina, anzi lui suggerisce che potrebbe essere una mancanza di rispetto, potrebbe impaurire i pazienti, quindi ecco anche perché poi c'è stato il picco di morti nelle case di riposo. E il 24 aprile afferma anche che siamo un attimino più alti di quello che ci aspettavamo. E il 25 aprile, una cosa che ha fatto molto scalpore qui in Svezia, lui si dice anche eccitato per come le cose stanno andando. Nel frattempo gli anziani continuano a morire nelle case di riposo, perché giustamente, se non vengono prese precauzioni, le persone che lavorano dentro le case di riposo possono aver portato il virus, soprattutto nelle case di riposo di Stoccolma, e ci sono stati dei 2000 morti registrati ad aprile, 948 erano nelle case di riposo e 493 erano quegli anziani che ricevevano
l'assistenza a casa. Ma nel frattempo non è soltanto dal punto di vista sanitario che le cose stanno andando male in Svezia, ma il 24 aprile anche il ministro per l'economia, Magdalena Andersson, afferma che le cose stanno andando peggio di quanto previsto. Nel frattempo, qui arriviamo agli ultimi giorni, verso la fine di aprile, inizio di maggio, iniziano a chiudere i reparti di terapia intensiva per limitare le spese, e i pazienti che sono affetti da coronavirus vengono trasportati in giro da un ospedale all'altro con tutti i rischi che ne comporta. E anche, siccome era già stato affermato dall'inizio che le persone anziane o con patologie pregresse non avrebbero avuto la terapia intensiva, nonostante ci siano posti di terapia intensiva liberi, si lasciano le persone morire né senza cura e senza ossigeno, come per esempio questa donna di 55 anni, che la figlia ha fatto il filmato proprio in questi giorni. Torniamo a Daniel. L'Organizzazione Mondiale suggerisce di rimanere in quarantena dopo 14 giorni dopo che si hanno avuto i sintomi, invece Daniel continua ad affermare che servono soltanto 2 giorni. Anche Leuven il 7 maggio interviene e dice che avrebbero potuto fare qualcosa di più per quanto riguarda le case per anziani. E proprio oggi è arrivata un'altra notizia, pubblicata oggi, questa mattina alle 6, dove in un'altra casa di riposo a Stoccolma il personale dice che addirittura sembra che devono pregare per ottenere dell'alcol per disinfettarsi. Allora, abbiamo visto com'è la situazione, abbiamo visto che affermano che le cose stanno andando peggio del previsto. L'unica cosa è che questi ultimi giorni Daniel e altri esperti affermano che, o cercano di difendersi, dicendo che anche gli altri stati della Scandinavia, quindi i nostri vicini, la Danimarca, la Norvegia e la Finlandia, che hanno applicato il lockdown, registreranno in futuro gli stessi morti che ha la Svezia. Vi ricordo soltanto che la Danimarca negli ultimi 2 giorni, dopo che ha riaperto dopo il lockdown, non ha registrato nessun morto per coronavirus, e proprio di queste ultime ore la notizia che la Danimarca e la Norvegia hanno chiuso la frontiera agli svedesi. Intanto, visto che non c'è stata nessuna crisi, nessuna pandemia, non si ricevono supporti da parte dello Stato, solo che ultimamente lo Stato ha deciso di dare 500 milioni ai mass media, alla stampa. Intanto l'ufficio per il lavoro, Arbetsförmedling, ha riportato gli ultimi dati, e c'è stato un incremento nel mese di aprile di disoccupati passando da 71.000 a 245.000, e per un totale di 419.000 disoccupati iscritti all'ufficio del lavoro. E il ministro per l'economia è tornato a parlare negli ultimi giorni dicendo che l'economia subirà un calo e ci sarà, nel peggior caso possibile, un aumento della disoccupazione fino a raggiungere il 13,5%. Allora, queste sono le informazioni che ho cercato di raccogliere, i dati raccolti da giornali e da mass media competenti qui in Svezia. Adesso io non so se la Svezia ha fatto la scelta migliore, io so soltanto che siamo primi qui in Scandinavia per quanto riguarda morti, se compariamo con le nostre nazioni vicine, quindi Danimarca, Norvegia e Finlandia. Abbiamo molti morti in più rispetto a loro. 3.674 morti forse non sembrano tantissimi se compariamo ai morti in Italia, Spagna, Gran Bretagna, America, però per fare un rapporto dovremmo moltiplicare questa cifra per 6 per rapportarla per esempio alla popolazione italiana, per scoprire che quindi sarebbero circa 22.000 morti. E negli ultimi giorni, la settimana scorsa o una decina di giorni fa, hanno detto, Daniel, che dovremmo aspettarci fra gli 8 e i 20.000 morti. Quindi se quello dovesse succedere sarebbero tra i 48 e i 120.000 morti. Non so se la Svezia ha fatto la scelta giusta, so solo che penso che non sia un esempio da seguire per come hanno trattato tutta quanta la vicenda. Lascio a voi decidere, vedremo come andrà a finire.
Intanto io vi mando la prossima sperando che non ci sia bisogno di fare un quarto video, ma che questa situazione possa finire il prima possibile per tutti quanti. Un augurio, un bacio, ciao.